Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. È arrivato settembre e si sa che settembre è il mese preferito da tutti gli studenti di tutto il mondo perché è il mese in cui ricomincia la scuola. E per celebrare questo evento ho deciso in questo video di presentarvi tutta una serie di espressioni importantissime e utili da conoscere per un qualsiasi contesto scolastico. Quindi se dovete frequentare un qualsiasi tipo di corso o di scuola in Italia. E per l'occasione mi farò aiutare dalla professoressa Anna Grazia. Se siete pronti, cominciamo! La prima espressione utile da conoscere è ovviamente iscriversi a scuola, all'università, ad un corso. Iscriversi significa entrare a far parte di un'istituzione, di un'organizzazione, facendo inserire il proprio nome e andando a seguire tutta una serie di passi, di procedure richieste. Attenzione però, esiste anche il verbo immatricolarsi, che è quasi simile ad iscriversi, ma infatti l'immatricolazione è soltanto la prima iscrizione di uno studente a un istituto di istruzione superiore, una scuola superiore o un'università. Quindi immatricolarsi vuol dire iscriversi per la prima volta soltanto a una scuola superiore o un'università. E la persona che vi si iscrive per la prima volta è chiamata una matricola. E ovviamente essere una matricola dura per tutto il primo anno. Se invece una persona decide di interrompere i suoi studi a scuola o all'università, diremo che quella persona ha mollato la scuola oppure ha abbandonato gli studi. Mollare la scuola è più informale, colloquiale. Abbandonare gli studi invece è l'espressione più formale. Quando ci si iscrive a una scuola o a un'università si riceve l'orario con tutte le materie, quindi giorno per giorno l'elenco di tutte le materie che si dovranno seguire. Infatti, durante l'anno scolastico gli studenti devono seguire le lezioni, quindi ascoltare quello che i professori spiegano, fare delle domande, rispondere alle domande dei professori e sicuramente prendere appunti, cioè scrivere sul proprio quaderno le cose più importanti che sono state dette durante la lezione, per poi ripassare tutto a casa. Al termine di ogni lezione, l'insegnante può decidere di assegnare i compiti a casa o anche semplicemente i compiti, che significa dare delle indicazioni su ciò che gli studenti dovranno fare a casa prima della prossima lezione. Scrivere un testo, rispondere a delle domande, imparare un paragrafo o alcune pagine e così via. Gli studenti quindi dovranno fare o svolgere i compiti. Fare è la forma più informale, svolgere quella più formale. All'inizio di ogni giornata scolastica, il primo insegnante dell'orario deve fare l'appello, che significa chiamare tutte le persone che compongono la classe, una alla volta, per nome, secondo un ordine prestabilito, che generalmente è quello alfabetico. Quindi dalla A alla Z, in base al cognome. Lo scopo di questo appello è verificare quante persone sono nella classe effettivamente e quante invece non ci sono rimaste a casa. Le persone che sono nella classe sono presenti. Essere presente vuol dire essere nella classe pronto per seguire la lezione.
Al contrario, si dirà che quella persona è assente. Fanelli, fedeli, fioco, Filomeno. Filomeno? Presente? Generalmente ogni scuola stabilisce anche il numero massimo di giorni in cui gli studenti possono essere assenti. Se uno studente è assente per un numero di giorni superiore senza una reale motivazione, per esempio di salute, può essere bocciato. A questo proposito, molto importanti sono proprio le espressioni essere bocciato o, al contrario, essere promosso. Essere bocciato per un singolo esame, un singolo test, significa non superare quell'esame. Il contrario, invece, quindi superare un esame, è essere promossi. Notate come in italiano questo tipo di espressioni e di strutture sono in un certo senso passive. Io dico sono stata bocciata all'esame, non dico ho bocciato l'esame, per esempio, come invece si dice in inglese I failed the exam, no? Sono stata bocciata all'esame o mi hanno bocciato, ma in ogni caso non è un'azione che lo studente fa. E la stessa cosa ovviamente vale anche per essere promossi. Sono stata promossa all'esame o mi hanno promosso. Essere bocciati a scuola invece significa che alla fine dell'anno scolastico non si è ammessi alla classe successiva, generalmente perché i voti ricevuti sono molto bassi e in questo caso si deve ripetere l'anno scolastico. Chi invece è ammesso alla fine dell'anno alla classe successiva è promosso. Attenzione invece all'espressione essere rimandato. Questa è un po' a metà tra essere bocciati ed essere promossi. Cosa significa? Dunque, alla fine dell'anno uno studente può essere rimandato in una o più materie, con un massimo di 3. Questo non significa che è stato bocciato, ma significa che in quelle particolari materie c'è una sospensione del giudizio, cioè quello studente non ha effettivamente ricevuto un voto perché il professore non era particolarmente sicuro della sua valutazione e quindi lo studente alla fine dell'estate, prima dell'inizio della scuola, dovrà sostenere degli esami di riparazione in quelle materie in cui era stato rimandato. Se supera questi esami, viene ufficialmente promosso alla classe successiva, altrimenti, se non supera quegli esami, viene bocciato e dovrà ripetere l'anno. Altra espressione molto utile: prendere, o nella forma più colloquiale, beccarsi, una nota sul registro. Il registro, o il registro di classe, non è altro che una specie di quaderno in cui si scrive praticamente tutta la storia della classe, di quella determinata classe, per tutto l'anno scolastico. Lì tutti i professori ogni giorno devono firmare e devono anche segnare quello che hanno spiegato o quello che hanno fatto in quella determinata giornata. Lì si segnano anche gli studenti che sono assenti, i compiti assegnati o altre comunicazioni varie. È un quaderno a cui possono accedere solo gli insegnanti e non gli studenti. E tra le altre cose che si possono segnare su un registro c'è anche la nota, che è la forma abbreviata di nota disciplinare. La nota disciplinare è un appunto, un'annotazione che l'insegnante fa sul registro
riguardo un comportamento sbagliato, scorretto di uno o più studenti. Generalmente ogni nota influenza negativamente il voto finale riguardo il comportamento dello studente. Se uno studente ha dei comportamenti sbagliati con costanza, con frequenza, oppure se lo studente fa qualcosa di veramente molto molto grave, allora può essere sospeso. Essere sospeso significa che quello studente non potrà partecipare a nessuna attività scolastica per qualche giorno, fino a un massimo di 15 giorni, e questo influenza molto il voto finale di comportamento, detto anche voto di condotta. Filomeno cosa sta facendo? Non può scattarsi delle foto in classe, né tantomeno può masticare una gomma, è irrispettoso nei miei confronti e nei confronti dei suoi compagni. Adesso basta, le metto una nota. Dunque, l'alunna Graziana Filomeno, nonostante ripetute sollecitazioni, continua a scattarsi fotografie e a masticare la gomma. E adesso un'espressione molto molto simpatica che devo dire ha dei nomi differenti a seconda un po' delle aree d'Italia in cui ci si trova. E questo è marinare la scuola o bigiare la scuola o ancora fare sega a scuola o fare filone a scuola. Tutte queste espressioni significano la stessa cosa, cioè un giorno non presentarsi a scuola senza che i propri genitori lo sappiano. E questo è un po' un problema perché poi il giorno dopo un'assenza generalmente si deve consegnare una giustifica all'insegnante, cioè una notazione in cui i genitori dichiarano che in quella determinata giornata lo studente non è potuto andare a scuola per vari motivi di salute o problemi familiari o quant'altro. Ma se una persona fa filone, ovviamente i genitori non lo sanno. Ecco perché questo è più comune quando si diventa maggiorenni, perché quando si diventa maggiorenni è possibile firmarsi da soli le giustifiche. Adesso continuiamo con quelle espressioni che mettono ansia a tutti gli studenti italiani. Andare alla lavagna. Questo significa essere chiamati dall'insegnante e quindi doversi alzare e andare vicino alla lavagna per svolgere lì davanti a tutti un esercizio che l'insegnante assegna. E questo è sempre un po' imbarazzante, soprattutto se non si è molto bravi in quella materia. E devo dire la cosa più comune, per esempio, in quelle materie come matematica, fisica, scienze, anche grammatica, in cui è possibile svolgere degli esercizi. E sì, tutti i tuoi compagni di classe sono praticamente alle tue spalle, che guardano te che scrivi con il gesso sulla lavagna. Ancora, fare o svolgere il compito in classe. Che cos'è il compito in classe? Non è altro che una prova scritta che si svolge generalmente una volta al mese per ogni materia, contemporaneamente per tutti gli studenti, con la quale chiaramente l'insegnante verifica le conoscenze acquisite dagli studenti nella sua materia. Allora, Cesare ha conquistato la Gallia con un uccello piangendo sulle coste del lago a un maiale. Sì, ha senso, cioè magari qui l'autore voleva comunicare qualcosa con una metafora. Consegno. Ancora,
sostenere un'interrogazione, che non è l'interrogatorio, che è quello che invece fa la polizia, dove ovviamente c'è un criminale, una persona che probabilmente ha commesso un crimine e la polizia gli fa delle domande. Ma è una cosa un po' simile, solo che nel contesto della scuola. È una prova orale che ogni studente deve sostenere in ogni materia 1 o 2 volte al mese, durante la quale l'insegnante fa delle domande e lo studente deve rispondere argomentando. Eccola qui, Filomeno. Dunque cominciamo subito l'interrogazione di oggi. Mi dica quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Allora, la Prima Guerra Mondiale è scoppiata nel luglio del 1914. Perfetto, e mi sa dire anche perché è scoppiata? Sì, dunque la scintilla che provocò l'inizio delle ostilità, che sarebbero poi continuate per 4 anni, fu l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sophie, avvenuto nel giugno del 1914 a Sarajevo. Una delle azioni più temute durante un'interrogazione: fare scena muta. E questo vuol dire non parlare mai, non rispondere nemmeno a una domanda. Filomeno, questo è il suo turno. Deve rispondermi a questa semplicissima domanda. Dunque, 2 oggetti A e B di massa M1 e 2M1 vengono lanciati da un'altezza H. A viene lanciato verso l'alto con una velocità Vx. B viene lanciato verso il basso con una velocità Vx. Chi arriva per terra con una velocità maggiore? Vabbè, per questa domanda semplicissima, non sapeva una risposta, ma le faccio una domanda ancora più semplice che anche i muri di questa stanza ormai conoscono, per quante volte l'abbiamo ripetuta. Dove agisce la forza di Lorentz? Mi dica un po', su una carica in moto, su una carica inquiete o non agisce sulle cariche? Chiaramente, se questo succede, il voto assegnato è molto basso. 0, 1, 2. Infatti, al termine di ogni esame, al termine di ogni compito in classe o interrogazione, l'insegnante assegna un voto, quindi lo studente riceve un voto, che è un giudizio da parte dell'insegnante riguardo la performance dello studente in quel determinato momento. Le prossime espressioni sono un po' quello che tutti gli studenti sognano quando si iscrivono alla scuola, e cioè la fine della scuola. Sto parlando di diplomarsi o laurearsi, che significano entrambe concludere gli studi. Diplomarsi indica concludere gli studi alla scuola superiore, al liceo, mentre laurearsi significa concludere gli studi all'università. Al termine del liceo si riceve il diploma, mentre al termine dell'università si riceve la laurea. Primo, secondo quadrimestre, primo, secondo semestre. Queste espressioni indicano la suddivisione temporale di un anno scolastico in due parti. Generalmente si parla di quadrimestre a scuola, fino alla scuola superiore, quindi un periodo di 4 mesi, e si parla di semestre all'università, quindi un periodo di 6 mesi. Al termine di ogni quadrimestre lo studente riceve la pagella. La pagella è un documento che la scuola rilascia a ogni alunno in cui sono presenti i voti finali ottenuti da quell'alunno in tutte le discipline, in tutte le materie.
e questo voto finale, chiaramente, per ogni materia è ottenuto facendo la media di tutti i voti accumulati dallo studente durante i 4 mesi, grazie a interrogazioni o compiti in classe. La pagella più importante è quella del secondo quadrimestre, che determina se si è sospesi, bocciati o promossi. Quella del primo quadrimestre è importante ma non decisiva. Serve più che altro per capire dove si hanno maggiori problemi e quindi su cosa ci si dovrebbe concentrare di più per essere promossi alla fine dell'anno. Dunque, ho per voi qui proprio la mia pagella di quando io andavo a scuola con questi incredibili voti. Non so se riuscite a vederli, dopo magari vi scatto una foto. Come potete vedere, i giudizi vanno da 1 a 10. Nel mio caso, molti 10, modestamente. Questa è una pagella della scuola media, quando avevo circa 12 anni. E sul retro sono riportati anche dei giudizi generali sul primo quadrimestre e il secondo quadrimestre. Per esempio, interesse e partecipazione, attivi e propositivi, o organizzazione del lavoro, nel mio caso personale ed efficace, sviluppo delle competenze, nel mio caso sicuro e deciso, però ovviamente erano diversi da persona a persona. E adesso un'espressione divertente ma fastidiosa per il suo significato. Fare il lecchino o la lecchina, che significa comportarsi in modo esageratamente servile e adulatore nei confronti di qualcuno al fine di entrare nelle sue grazie e riceverne dei benefici. Professoressa, sì, volevo ricordarle che oggi avrebbe interrogato tutta la classe su quello che ha spiegato la settimana scorsa. Lei ci ha detto che qualora si fosse dimenticata noi gliel'avremmo ricordato. E in più, prima dell'interrogazione, avrei una domanda da farle, se per lei non è un disturbo e non è un problema, riguardo questo approfondimento a pagina 25, che non era da studiare, però aveva suscitato il mio interesse, quindi ho deciso di leggerlo, ma non mi è chiara questa cosa qui. Essere un secchione o una secchiona significa studiare tanto, con tanto impegno, con costanza, senza che all'impegno corrispondano necessariamente delle doti o delle capacità particolari. Se durante un compito in classe non si sanno delle risposte alle domande, è molto probabile che si copi. Copiare durante un compito in classe significa appunto prendere le risposte da altre fonti, con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Tutti. Devo dire che copiare durante un compito in classe capita a tutti almeno una volta nella loro carriera scolastica. Avete presente quel momento in cui leggete la domanda e non avete proprio idea di cosa rispondere? Ecco, la risposta può essere copiata da varie fonti. C'è chi copia dal compagno di banco. C'è chi copia dal libro sotto il banco. C'è chi copia dai bigliettini che si è preparato a casa il giorno prima, cioè dei pezzi di carta in cui si è appuntato le risposte più comuni o le formule oppure gli argomenti che sarebbero stati presenti nel compito. O si può anche copiare con il cellulare, andando su internet e quant'altro. Diciamo che durante il periodo di scuola se ne vedono un po' di tutti i colori. C'è chi si scrive sul braccio, sulla mano, nella maglia, sulla bottiglia e così via. Qual è la risposta alla numero 5?
invece non si sanno le risposte durante un'interrogazione, questo è un problema maggiore perché non si può copiare durante un'interrogazione in quanto ci sei solo tu con il professore di fronte a te. Se proprio sei fortunato, forse un tuo compagno di classe può suggerirti le risposte, se chiaramente la sistemazione, la collocazione dei posti lo permette e generalmente se il professore non se ne accorge. Quindi suggerire le risposte a un compagno significa fare di tutto, sia con il labiale, sia con dei fogli, per offrire la risposta giusta che lui non sa. Luca, no, 4, sì, accesso, no, 23, sì. Imparare a memoria, che significa fissare nella propria mente dei concetti, ripetendoli ancora e ancora e ancora nello stesso modo, così da assimilarli, che va bene perché è l'unico metodo possibile per le liste o per tutte quelle cose che non hanno una spiegazione, non hanno un senso logico, una regola. Però non è il metodo migliore di imparare cose più discorsive, cose come per esempio la storia, la geografia, la filosofia, la letteratura italiana, cose che invece andrebbero comprese. È per questo che in quei contesti imparare a memoria è visto come una cosa spregiativa, che indica il ripetere semplicemente parola per parola quello che si trova nel libro, ma senza una reale comprensione. Filomeno, mi dica cos'è il Trattato di Versailles? Sì, dunque, il Trattato di Versailles, detto anche Patto di Versailles, è stato uno dei trattati di pace che hanno messo fine alla Prima Guerra Mondiale. Fu stipulato nell'ambito della Conferenza di pace di Parigi nel 1919. È firmato da 44 stati il 28 giugno 1919 a Versailles, in Francia, nella Galleria degli Specchi del Palazzo di Versailles. È suddiviso in 16 parti e composto da 440 articoli. Un 10 per l'impegno. Questa è un'espressione che non si sente in realtà quasi mai a scuola, perché 10 è il voto massimo e nessun insegnante generalmente lo dà solo per l'impegno, ma è un'espressione che si usa spesso anche nella vita di tutti i giorni per indicare il voler premiare lo sforzo fatto, che ovviamente è una cosa da premiare, ma ripeto, a scuola generalmente non si riceve 10 solo perché ci si è sforzati molto, ma sicuramente questo è molto buono e si riceve un buon voto per questo. Buttarsi sui libri o mettersi sotto. Queste espressioni indicano entrambe l'impegnarsi molto con lo studio e in realtà si utilizzano molto spesso quando siamo messi alle strette, cioè quando manca veramente poco tempo alla fine dell'anno o al compito in classe, all'esame, all'interrogazione e stiamo un po' indietro, quindi abbiamo bisogno di rimetterci al passo con tutto quello che avremmo dovuto studiare e non abbiamo fatto. Quindi facciamo delle sessioni di studio molto intense in vista dell'esame finale o dell'interrogazione e così via. Bene, queste erano tutte le espressioni utili da conoscere per essere perfettamente integrati in un contesto scolastico in Italia. Adesso scatenatevi nei commenti e fatemi sapere
tutti gli aneddoti più divertenti legati al vostro periodo scolastico. Sono sicura che ognuno di noi ne ha almeno 3 o 4 da raccontare. Scrivetemeli tutti nei commenti. Fatemi anche sapere se il video vi è piaciuto, cliccate un bel mi piace se è stato così e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale. Per conoscere invece tutti i dettagli riguardo il sistema scolastico italiano, quindi come funziona, io ho menzionato per esempio durante questo video la scuola superiore o il liceo, ma questo è solo una parte del nostro percorso scolastico, quindi se ne volete sapere di più andate a guardare il video dedicato proprio a questo argomento in cui vi spiego tutto nei minimi dettagli. Come sempre il video lo trovate in alto nella card o giù nella descrizione. E se invece cercate delle delucidazioni riguardo un qualsiasi argomento di grammatica o di cultura italiana, se volete fare gli esercizi automatici, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. E per tutti gli altri contenuti utili ma allo stesso tempo divertenti, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Pinterest, su Facebook, su Instagram, su Twitter e su TikTok. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!